Salve a tutti. Oggi parlerò del tanto discusso libero arbitrio. Partiamo subito dandogli una bella definizione. Il libero arbitrio è un concetto filosofico e teologico secondo il quale ogni persona ha la facoltà di scegliere gli scopi del proprio agire e pensare, tipicamente perseguiti tramite volontà, nel senso che la sua possibilità di scelta o decisione ha origine nella persona stessa e non in forze esterne. In pratica, il libero arbitrio è la possibilità indiscussa di pensare e agire come ci dice la nostra testa. Spesso sento dire: non puoi attrarre una persona specifica perché andresti contro il suo libero arbitrio, o frasi simili. Tornando alla definizione detta precedentemente, chi di voi è talmente potente da trasformare in una marionetta non pensante una persona e fargli fare ciò che volete voi? Mettiamo anche il caso che siate dei maestri nella legge d'attrazione. Il vostro pensiero è così potente e definito da riuscire ad attrarre ogni bene nella vostra vita e desiderate una ragazza o un ragazzo in particolare. Vi mettete buoni, fate i vostri mantra e le vostre meditazioni e cercate di attrarre a voi la persona del desiderio. Secondo qualcuno, il cervello della persona attratta verrebbe completamente annullato e in balia della magia universale scoppierebbe un amore talmente grande da fare invidia ai migliori film di Hollywood. Non è così. Secondo la mia diretta esperienza, quando cerchiamo di attrarre una persona specifica, la legge d'attrazione si attiva, creando quelle fantastiche sincronicità che qualcuno chiama anche casualità. E in un modo o in un altro, la persona desiderata verrà attratta a te, proprio come due calamite che si cercano. Vi incontrerete nello studio di un dentista, può capitare di salire sullo stesso treno, di fissare la stessa vacanza nello stesso periodo, di uscire con gli amici e ritrovarsi nello stesso locale, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa veramente strepitosa è vedere che il come e il quando non sono di nostra competenza. Quindi, come sempre, l'attrazione potrà avvenire in mezz'ora come in mezzo secolo e nelle maniere più assurde possibili. Le varie sincronicità potrebbero accadere esclusivamente a noi e guidarci dalla persona richiesta. Questo lo dico per togliere ancora di più l'idea che la legge d'attrazione possa interferire anche lontanamente con il libero arbitrio altrui. Ci basta una ventata per decidere di prendere una strada invece che un'altra. La persona che ci troveremo di fronte, però, non è la famosa marionetta non pensante attratta solo dal nostro magnetismo universale. Anzi, tutto il contrario. Chi cerca lavoro e chiede di incontrare un direttore, lo incontrerà. Chi cerca la donna della sua vita, la troverà. E chi ripensa al suo amico lontano avrà la possibilità di un incontro. Ma come si svolgeranno questi approcci? Sta solo alla vostra esperienza saper iniziare e portare avanti un dialogo e di conseguenza, in base alle idee, esperienze e sensazioni del vostro interlocutore, avrete o meno una possibilità di relazione. Se parliamo d'amore e state attraendo una persona specifica e sarete così bravi da riuscire a incontrarla, gli aspetti da tenere in considerazione possono essere molti. Per esempio, siete il suo tipo ideale? Riuscite ad intrattenere in maniera affine alle sue aspettative? Rispecchiate i suoi valori di base? Eccetera, eccetera, eccetera. Anche in questo caso la legge d'attrazione ha funzionato molto bene, ma poi tocca esclusivamente a noi essere la persona giusta al momento giusto. Ricordo le regole del genio della lampada di Aladdin, del famoso cartone Disney. Lui è l'essere più potente dell'universo, ma ha solo due limitazioni. Non può resuscitare i morti e non può far innamorare le persone. Come dimostra il protagonista, è solo grazie alle sue abilità che riesce a far innamorare la principessa Jasmine, non le miracolose magie del genio. Lui farà diventare Aladdin un principe, creando così la giusta sincronicità per farlo arrivare a palazzo. Ma il resto sarà tutto merito del principe Ali. Un piccolo appunto anche sull'utilizzo dei famosi messaggi telepatici. Mettiamo il caso che siate dei fantastici utilizzatori della mente. Riuscite a mandare il messaggio telepatico alla persona desiderata. Ma cosa succede veramente?
Questo messaggio non sarà in grado di intaccare il libero arbitrio. Si possono trasmettere idee, pensieri e tutto ciò che si possa immaginare, ma anche in questo caso la persona che riceve avrà il modo di elaborare e decidere le proprie scelte. Con queste tecniche si può solo facilitare un'idea o un avvenimento, ma sicuramente non si va ad intaccare nessun libero arbitrio. Ogni persona può essere guidata, facilitata, raggiunta energeticamente tramite le nostre preghiere, ma ogni reazione creata verrà elaborata esclusivamente dalla mente di ognuno di noi. Io decido se stare con una persona, io decido se essere buono o cattivo, io scelgo per me e per il mio bene. Il dibattito può essere sempre aperto, ma sicuramente né con la legge d'attrazione né con la telepatia si potrà influire sul libero arbitrio altrui. Sentitevi liberi di chiedere, non state facendo del male a nessuno. Buona vita a tutti.